Se mi doveste chiedere che cos'è la creatività, mo mi risponderebbe così: è questa borsa. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questo modello di borsa all'uncinetto a secchiello molto particolare e molto inusuale. Se dovessi descriverla con un modo di dire, non saprei tra quale scegliere. Di necessità virtù? Non tutti i mali vengono per nuocere? O a mali estremi rimedi? Forse la prima, di necessità virtù. Eh sì, perché adesso vi spiego tutto nel dettaglio, ma cercherò nello stesso tempo di essere veloce. Qualche settimana fa da te io ho acquistato questa fettuccia a righe, era l'unica rocca da 200 grammi, quindi vi ho chiesto in una delle live su TikTok quale modello di borsa potevo realizzare, se vi andava di vedere un modello di borsa in fettuccia, quale a pannello, su fondo tondo, eccetera. E insomma mi avete risposto e insieme abbiamo trovato questa soluzione, ma in parte, perché con una sola rocca di fettuccia da 200 grammi non sono riuscita a completare la borsa, quantomeno non sono riuscita ad alzarla. Per essere un modello a secchiello era fin troppo bassa, dovevo alzarla un altro po'. Non mi andava di disfarla perché comunque il lavoro cresceva bene, la borsa, il corpo borsa era ben fatto, quindi ho iniziato a pensare cosa posso fare per ovviare a questo problema. Ho fatto ben due prove con filati diversi rispetto alla fettuccia, con del cotone, forse con del cordoncino. Alla terza prova, ovvero con l'aiuta, ho detto sì, questa è la soluzione giusta per mettere su un progetto davvero unico, particolare ed inusuale. Insomma, un altro progetto che sta proprio nelle corde di Momi ed eccolo proprio qui. Io sono molto fiera e soddisfatta di questo progetto perché, ripeto, è davvero particolare e unico, sia per il modello sia per il mix di filati. La zona superiore, costituita da tutte queste mattonelle, la rende a dir poco spettacolare. Poi non so, fatemi sapere se vi piace l'idea, magari saranno gusti personali, ma a me piace troppo. Quindi non solo ho utilizzato 200 grammi di fettuccia, ho utilizzato anche degli avanzi di juta in due tonalità panna e rossa. Ho impreziosito ulteriormente con delle conchigliette che mi erano avanzate da progetti precedenti, dal berretto, dal girocollo e anche dal bolero, se vi ricordate. E non solo, ho utilizzato anche delle perle in legno. La bag è tutta che rifinita. Ho utilizzato anche un accessorio per chiusura a culisse, quindi stessa chiusura della borsa Giselle che vi ho mostrato ad inizio anno, l'altra secchiello rossa. Fatalità, manco a farlo apposta, anche quella secchiello era rossa, proprio come questa. Comunque andiamo avanti. Ho utilizzato anche due moschettoni nella variante oro per andare a realizzare la tracolla e attenzione qui perché vi mostrerò in questo tutorial la tecnica del macramè. Per lavorare sia la fettuccia che l'aiuta a due capi ho utilizzato l'uncinetto 4,5, forse ho utilizzato anche il numero 4 per passare attraverso i fori del fondo. Ne ho utilizzato uno in ecopelle con i piedini da 15 cm. Volendo la si può foderare, volendo potresti fare la fodera a culisse. Ti ho mostrato questo metodo in un tutorial realizzato tanti anni fa, magari te lo lascio nella i qui in alto. Io spero che il modello ti piaccia, ti aspetto come sempre giù nei commenti, fammi sapere cosa ne pensi. Credo di aver detto tutto, forse mi sono dilungata un po' troppo in chiacchiere, però ci tenevo a raccontarvi la storia, anzi come è nato questo progetto. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi, quindi sigla! Chiaramente si parte dal fondo, fettuccia uncinetto 4,5. Per comodità possiamo fare un cappio. Mi inserisco in un foro qualsiasi, metto sul cappio e tiro fuori. Parto con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso con la chiusura invisibile. Nel punto successivo, anzi nel foro successivo, vado a lavorare due punti bassi, 1 e 2. Nel foro successivo ne lavoro 1 e in quello successivo 2 e credo che continuerò in questo modo per tutti i fori che ho al di sotto. Gli aumenti mi sembrano distribuiti correttamente, quindi alternerò
un punto basso, 2 punti bassi per tutti i fori finché non termino questo primissimo giro. Termino il giro con un punto basso nel penultimo foro e un aumento nell'ultimo, 2 punti nello stesso. Chiudiamo in maniera invisibile, allunghiamo l'asola, entriamo nel primo punto basso e andiamo a realizzare l'asola alla catenella iniziale, portando l'asola sull'uncinetto, portando fuori in questo modo. E adesso, piuttosto che inserire l'uncinetto prendendo entrambe le asole, prendiamo metà asola. Poi inseriamo l'uncinetto nel cappio dietro e ci inseriamo in questa maglia dietro. Per tutto il giro lavoreremo anche queste maglie che abbiamo qui. La struttura della vostra borsa sarà impeccabile con questo metodo. Quindi entro. I punti sono strettini, se vi va lo fate, altrimenti prendete il punto normale. Prendiamo il filo e iniziamo sempre con una catenella. Punto successivo, metà maglia, maglia dietro. Ecco qui, 1, 2, prendiamo la fettuccia e chiudiamo. Maglia dietro, punto basso, punto successivo, continuiamo. 1, 2 e chiudiamo. 1, 2 e chiudiamo. 1, 2 e chiudiamo. Vado a lavorare l'ultimo punto basso e posso andare a chiudere anche questo secondo giro. Allungo l'asola, qui ho la catenella, vado nel primo punto basso, porto il cappio all'interno e voilà. Mi inserisco nell'asola appena creata e inserisco anche il cappio, stringo un po', prendo la fettuccia e inizio sempre con una catenella. Inizierò così tutti i giri successivi. Poi, visto che il filato comunque ha questa fantasia a righe, io lavorerei il corpo borsa semplicemente a punto basso. Progetto molto semplice a prova di principiante, quindi entro nel punto successivo e faccio un punto basso. Così come farò un punto basso in ciascun punto al di sotto. Ultimo punto basso, anche qui andiamo a chiudere, allunghiamo l'asola, qui abbiamo la catenella, primo punto basso, portiamo l'asola sull'uncinetto, portiamo all'interno, poi ci inseriamo in questa asola, inseriamo il cappio, tiriamo un po' ma non troppo, facciamo passare tutto e iniziamo con una catenella, giro numero 4. Anche qui lavoreremo un punto basso in ciascun punto sottostante per questo giro e per i giri successivi. Bene, in totale ho lavorato 19 giri a punto basso, ancora devo chiudere il giro, ma non ho raggiunto le dimensioni che desideravo soltanto perché la rocca di fettuccia non era sufficiente a raggiungere l'altezza. Fino ad ora ho impiegato 200 grammi di fettuccia e non ne ho altra. Ho raggiunto 17 cm e per essere un modello a secchiello la borsa si presenta bassa, quindi devo alzarla un altro po'. Come vi dicevo prima, non ho altra fettuccia, non voglio utilizzare del cordoncino perché la variante non si avvicina per nulla a
quella della fettuccia. Ho fatto delle prove con del cotone, ma anche in quel caso non mi piaceva l'effetto, ma ho trovato una soluzione. Ho sperimentato con dell'aiuta lavorata a 2 capi. Devo dire che entrambe le varianti si sposano bene con la fettuccia utilizzata, quindi farò un mix tra fettuccia in cotone e juta. Sicuramente verrà fuori un progetto molto particolare, unico e super estivo, ma già voi l'avete visto in anteprima, quindi procediamo con il tutorial. Terminato l'ultimo giro, vado a chiudere, tiro fuori la fettuccia, mi inserisco nel primo punto e vado a creare l'asola alla catenella. Poi mi inserisco al centro dell'ultimo, al solito, passo fuori e poi quella in eccesso ovviamente la vado a nascondere tra i punti sul retro, bloccando anche con un nodo. Uncinetto 4,5 è juta a 2 capi perché altrimenti ad un capo è troppo sottile, quantomeno devo avere lo stesso spessore della fettuccia utilizzata. Se utilizzate del cotone fate allo stesso modo, se utilizzate del cordino non è necessario. Quindi faccio un anello magico, entro al centro, prendo la juta e vado a fare 3 catenelle che mi sostituiscono il primo punto alto. Aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3. Più 3 catenelle di separazione. Ripeto 3 punti alti e 3 catenelle di separazione per altre 3 volte, per un totale di 4 gruppi da 3 e 4 archetti costituiti da 3 catenelle. Possiamo chiudere il giro nella terza catenella con punto bassissimo. Possiamo stringere anche l'anello magico così, ok, e possiamo proseguire. Mi sposto con un punto bassissimo nei prossimi 3 punti, quindi nel secondo punto alto, nel terzo punto alto e nel primo arco di 3 catenelle, ma non prendo la variante rossa, bensì la variante panna. Possiamo fare anche un cappio per comodità per le principianti, che facciamo passare attraverso le catenelle di separazione, attraverso l'asola sull'uncinetto. Da qui prendiamo tutti i fili che abbiamo in eccesso, li accostiamo alla lavorazione e li andiamo a lavorare così, li blocchiamo fin da subito. Facciamo 1, 2, 3 catenelle più 2 punti alti. 1, 2 per un totale di 3 con le 3 catenelle iniziali. Questo primo angolo non lo lavoro fin da subito, ma lo completerò solo a fine giro. Faremo così per tutte le mattonelle successive. Intanto andiamo avanti e lavoriamo il secondo angolo. Prendo il filo, entro nell'angolo successivo e ripeto lo stesso lavoro. 1, 2, 3 catenelle di separazione più altri 3 punti alti. Terzo angolo, ripetiamo l'aumento, quindi 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti, possiamo anche staccare il primo colore, lo abbiamo già bloccato per benino, ci manca l'ultimo angolo e il primo da completare, quindi facciamo intanto 3 punti alti, 1, 2, 3. Una catenella, prendiamo la nostra borsa proprio dal rovescio, quindi da qui, dall'interno, applichiamo la prima mattonella, mi inserisco in un punto qualsiasi, faccio un punto basso, una catenella e vado a completare l'angolo, lavoro 3 punti alti nell'archetto. 2 e 3.
Vado a bloccare con un altro punto basso nel punto basso della borsa, a quel punto che più corrisponde alla mia lavorazione della mattonella. Nel mio caso devo saltare 3 punti, 1, 2, 3, e mi devo inserire nel quarto. 1, 2, 3, 4, e quindi mi devo inserire qui, sempre da dentro, dall'interno della borsa. Poi vado a completare l'angolo, quindi prendo il filo e vado a lavorare 3 punti alti nel primissimo angolo. 1, 2, 3. Una catenella e ripeto, salto 1, 2, 3 punti, nel quarto punto entro, vado a bloccare intanto, catenella e poi vado a bloccarmi nella terza catenella, nonché questa. Possiamo fare un punto bassissimo nei prossimi 2 punti, 1, 2, catenella di sicurezza, e possiamo staccare un po' di juta che andremo a nascondere in un secondo momento. Andiamo avanti, andiamo a realizzare la seconda mattonella. Questo passaggio che adesso vi mostro lo dobbiamo ripetere per le successive mattonelle, tranne che per l'ultima, ma intanto vediamo come applicare la seconda e le altre. Intanto andiamo a lavorare il primissimo giro come vi ho mostrato prima nella variante in rosso, come nel mio caso. Poi iniziamo il secondo giro con il secondo colore. Iniziamo sempre con 3 punti alti e poi passiamo direttamente all'angolo successivo, lavorando soltanto 3 punti alti. Fatto questo, facciamo una catenella e sempre dall'interno, fatta la catenella, andiamo nelle 3 catenelle di separazione e facciamo un punto basso, un'altra catenella, completiamo il secondo angolo lavorando 3 punti alti, 1, 2, 3, facciamo un punto basso qui tra un gruppo e l'altro della mattonella ed entriamo sempre dall'interno, dal retro della mattonella, e facciamo un punto basso. Poi passiamo al terzo angolo, facciamo 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella, un punto basso nel punto basso lavorato sul corpo borsa o comunque sul bordo superiore, entro prendendo le asole del punto basso, così, guardate, sono al centro, prendo l'aiuta e chiudo, una catenella, completo l'angolo. È super facile davvero, magari le principianti possono confondersi, ma bisogna soltanto capire il meccanismo. 2, 3, proprio come prima salto 3 punti, 1, 2, 3, e nel quarto punto, nonché questo, vado a lavorare un punto basso e quindi continuo, terzo angolo, faccio 1, 2, 3, una catenella, salto 1, 2, 3 punti e nel quarto punto faccio un punto basso, una catenella, completo il quarto ed ultimo angolo. Questo è il quarto perché questo è il primo, uno, forse prima avevo detto terzo, comunque è quarto, terzo punto, e poi vado a completare il primo angolo, quindi vado a lavorare 1, 2, 3, vado a fare le 3 catenelle ovviamente e poi vado a chiudere nella terza catenella con punto bassissimo, 1, mi sposto 2 e mi sposto 3. Avevo già tagliato il filo, vanno bene 2 punti bassissimi, quindi stacco l'aiuta, vado a nascondere l'aiuta in eccesso sul retro e quindi già ho applicato altre 2 mattonelle. Guardate che meraviglia. Quindi andiamo a realizzare una terza, una quarta, una quinta, una sesta, forse una settima. Ora vediamo un attimino. Ad ogni modo, per continuare, come vi dicevo prima, ripeto, dobbiamo ripetere lo stesso passaggio della seconda mattonella. Procediamo con il lavoro e, come vi dicevo
dicevo prima, ci vediamo all'ultima mattonella. Per l'ultima mattonella, mi raccomando, lavorate soltanto un giro, il resto lo faremo insieme. Intanto ho realizzato e fissato 6 mattonelle, la settima e l'ultima la completiamo e fissiamo insieme. Intanto ho avviato il primo giro con il rosso, quindi entro nelle catenelle di separazione e con il penna vado a fare il primo gruppo di 3 punti alti. Fatto il primo gruppo, faccio una catenella e mi aggancio subito alla prima mattonella. Quindi entro nelle catenelle di separazione, faccio un punto basso, una catenella e completo l'angolo, 3 punti alti. Un punto basso tra un gruppo e l'altro. Riprendo il filo, vado nel secondo angolo, mi lavoro tutte le code dietro, faccio il primo gruppo di 3. Una catenella, poi vado nel punto basso dall'interno, entro al centro, punto basso, catenella, completo il secondo angolo, un gruppo di 3. Salto 3 punti e nel quarto faccio il punto basso, ma siccome poi devo agganciarmi nuovamente al quarto punto, ma in questo caso, visto che devo chiudere questa fascia granny, andrò a bloccarmi in questo punto basso proprio come ho fatto fino ad ora. Quindi cosa faccio eccezionalmente, visto che ho un punto in più? Anziché saltare 3 punti ne salto 4 e nel quinto vado a fare un punto basso. Poi vado nel terzo angolo, faccio un gruppo di 3, una catenella, ma vado a fare un punto basso proprio nel punto basso della prima mattonella. Così completo il terzo angolo con un gruppo di 3. Punto basso sulla penultima mattonella, ultimo angolo, questo eccesso lo posso anche tagliare e vado a chiudermi nella terza catenella, 1 2 3, proprio qui, con punto bassissimo. E voilà, guardate che meraviglia, che spettacolo, che spettacolo. Grazie a questo piccolo trucchetto ho acquisito molti centimetri in più, sono a 23. Proseguirei il mio lavoro. Mi sposto con un punto bassissimo nel secondo punto alto, con un altro punto bassissimo nel terzo e vado nello spazio delle catenelle. Qui faccio 1 2 3 catenelle, nello stesso spazio lavoro altri 2 punti alti per un totale di 3. Catenella di separazione, vado nello spazio successivo della seconda mattonella e faccio un gruppo di 3. 1 2 3. Faccio una lavorazione a punto granny. Catenella di separazione, passo tra un gruppo e l'altro e faccio un gruppo di 3. 1 2 3. Catenella di separazione, spazio successivo, un gruppo di 3 e continuo in questo modo per tutto il giro finché non lo termino. Ci vediamo direttamente alla fine. Allora, ultimo gruppo, ultimo punto alto. La catenella di separazione la vado a sostituire con la sola di chiusura, quindi prendo un po' di aiuta, mi aiuto ovviamente con un ago e vado a chiudermi inserendomi nella terza catenella.
al centro dell'ultimo punto alto. Perfetto, vado all'interno del mio lavoro e vado a bloccare per benino. E voilà, borsa quasi completata, è davvero una chicchina. Adesso vado a rifinire tutto il bordo superiore della mia borsa, quindi zona in fettuccia e zona in juta. Ci occorrerà un ago e un po' di juta, la sto utilizzando sempre a 2 capi. Man mano vado a rifinire con ago e filo, andrò ad inserire un po' di conchigliette e un po' di perline in legno, giusto per impreziosire, conferire un tocco di originalità in più che non guasta. Quindi cosa faccio? Entro direttamente nel primo punto basso di 3 e qui ho anche 3 punti. Intanto faccio passare l'aiuta, la bloccherò proprio alla fine, ne lascio giusto un po'. Passo al secondo punto. Punto basso successivo, nel punto basso già bloccato, in questo modo, e inserirei anche la perlina. Vediamo cosa ne viene fuori. Sto facendo comunque una prova, se non mi piace tolgo tutto. Questo lo faccio passare da qui, troppo graziosa, bene. Poi passo direttamente al punto basso successivo e al primo punto alto. Poi ripasso al punto basso già bloccato, quindi sono tra una mattonella e l'altra. Qui vado ad inserire la conchiglietta, quindi entro, poi faccio passare l'ago attraverso la conchiglietta e me la vado a bloccare. Quindi una volta fatto questo passo al primo punto basso e al primo punto alto. Quindi continuo in questo modo finché non termino tutto il giro e quindi applico sia perline che conchigliette. Troppo grazioso, mi piace troppo. Ok, dai, ci vediamo alla fine, così blocchiamo insieme il tutto. Ho applicato i vari accessori, guardate che meraviglia, mi piace troppo. Andiamo a bloccare l'aiuta. Quindi ho applicato l'ultima conchiglietta, mi inserisco nel punto successivo, adesso mi inserisco sempre nello stesso punto alto per andare a bloccare il filo. La coda iniziale me la riporto anche all'interno, mi avvicino il più possibile alla coda iniziale e vado a fare un bel nodino. Blocco così il tutto. Stacco un po' di eccesso che faccio passare attraverso qualche punto e poi stacco i fili definitivamente. Così, perfetto, così ho nascosto anche il nodo. Quindi se avete seguito il progetto passo passo vi occorreranno anche 7 perline in legno e 7 conchigliette, ma comunque potete utilizzare ciò che vi va, ciò che avete a disposizione, ciò che più vi piace. Io ho questi e utilizzo questi che sanno molto di estate. Occupiamoci adesso del laccetto che andrà a chiudere la nostra borsa a secchiello. Ci occorrerà questo accessorio per chiudere a coulisse, ma se non ce l'avete potete chiudere direttamente facendo un fiocco. Ho tagliato 3 metri di juta, lavoro il laccetto sempre a 2 capi, lascio un po' di eccesso e vado a fare un cappio. Da qui faccio partire una serie di catenelle finché non termina la juta, quindi 3 metri di juta. Terminate tutte le catenelle, questa lunga catena misura 70 cm nel mio caso con 3 metri di juta. Sfilo il mio lavoro e chiudo. Anche qui ho lasciato un po' di eccesso. Prendo un ago e faccio passare la mia catenella attraverso il lavoro. Passo attraverso gli angoli delle mie mattonelle in questo modo. Dall'interno verso l'esterno e di nuovo dall'interno verso l'esterno. E lo faccio per l'ultima volta. Prendo l'accessorio, la chiusura, quindi spingo, faccio passare i miei 2 fili, che poi sono 4, li faccio passare attraverso le catenelle. Ok, quindi basta spingere e la mia borsa a secchiello è così pronta. Volendo possiamo impreziosire le 2 estremità con delle perline, così non c'è il rischio che l'accessorio stesso esca fuori, quindi si perda.
Per realizzare la tracolla in macramè intanto ci occorreranno 2 moschettoni di questo tipo, ma potete utilizzare anche quelli tondi, i moschettoni a ventaglio che utilizzo sempre, un nastro di carta e poi ho tagliato 5 capi in juta da 1,5 m che metterò ovviamente in 2, così la mia tracolla sarà bella spessa e resistente. Per una lavorazione da 46 cm vi consiglio di tagliare almeno 6 metri di filato. In questo caso sto utilizzando 2 capi nella variante panna, quindi 2 capi da 6 metri per ciascuna estremità, destra e sinistra. Ora prendiamo i 5 capi in juta e li mettiamo in 2. Non bisogna essere troppo precisi perché poi l'eccesso lo taglieremo. Una volta messo in 2 prendiamo il moschettone o l'anello, facciamo passare 10 capi che abbiamo sull'altra mano attraverso questo cappio e andiamo a bloccare tutti i nostri fili in juta. Ok, benissimo, abbiamo formato un bel nodo. Ora farò la stessa operazione con gli altri 2 capi in panna. Adesso sì che possiamo procedere con il nostro lavoro. Mettiamo il nostro lavoro qui sul ripiano, prendiamo un nastro in carta e andiamo a fissare il tutto. Possiamo adesso partire con la lavorazione abbastanza semplice, bisogna comprendere bene il meccanismo che non è difficile, anzi, intanto partiamo dai fili alla mia sinistra. Andiamo a formare una sorta di D o una sorta di triangolo. I fili devono stare sopra ai fili centrali in rosso, poi tra l'altro sto utilizzando 2 colori, quindi ancora più semplice da comprendere. Poi prendiamo i capi alla mia destra che devono stare sopra questi in panna, no? Poi dobbiamo far passare questi capi attraverso questa D formata prima, quindi semplicemente alziamo il nostro lavoro, facciamo passare i capi attraverso, così facciamo uscire tutto e voilà, abbiamo formato il primo nodo. Quindi basta tirare tutti i fili così e voilà, primo nodo fatto. Ora dobbiamo ripetere la stessa operazione ma da destra, quindi formiamo una D. Mi raccomando, i fili alla destra devono stare su quelli centrali, quelli alla mia sinistra devono stare su quelli di destra e poi facciamo passare questi fili attraverso la D. Ok, e quindi formiamo il secondo nodo. Ripetiamo da sinistra, facciamo una D, mettiamo i fili sopra quelli in rosso, prendiamo quelli in panna che stanno su quelli di sinistra e poi facciamo passare quelli di destra attraverso la D di sinistra. Scusate, magari vi sto facendo confondere, ma è semplicissimo. Ora dobbiamo ripetere questa operazione finché non raggiungiamo la lunghezza della nostra tracolla. Facciamo la D, prendo i fili di sinistra e li faccio passare attraverso la D di destra e proseguo in questo modo. Vi rimostro un'altra volta, dai, quindi faccio una D a sinistra, prendo i fili di destra e li faccio passare attraverso. Ok. E di nuovo. E poi li facciamo passare attraverso la D o attraverso l'anello, insomma, chiamiamolo come vogliamo. Il senso è quello e continuiamo in questo modo finché non raggiungiamo la lunghezza che desideriamo dare alla nostra tracolla. Io oltre ai centimetri della tracolla della lavorazione macramè considererò anche i centimetri che mi sviluppa un moschettone. Sono 4 centimetri più 4 sono 8 centimetri, quindi potrei benissimo arrivare anche a 40 centimetri di lavorazione, ma io nel frattempo proseguo e vediamo un po' fin quanto continuare.
Bene, amiche ed amici, ho completato la mia tracolla in macramè. Ho fatto una lavorazione da 46 cm, 47 cm. Ovviamente con i moschettoni andiamo a 55 cm. Non ho chiuso il lavoro perché lo faremo insieme. Ho pensato bene di chiudere il lavoro esattamente in questo modo. Faccio una sorta di cappio, così, con tutto l'eccesso che mi è rimasto, e lo faccio passare attraverso l'anello del moschettone. Ora faccio passare le estremità attraverso questo cappio, giro il mio lavoro, mi aiuto ovviamente con le dita e faccio una sorta di cappio. Non solo bloccherò il moschettone, ma questo cappio fungerà un po' da nappina, da ulteriore decorazione per la nostra bag. Faccio passare tutto e stringo per bene. E voilà, andiamo a tagliare via l'eccesso, andiamo a pareggiare tutti i fili e taglio l'eccesso. Così ho formato una sorta di nappina. Adesso sì che la nostra tracolla in macramè è così pronta. Basta aprire i moschettoni e applicarla alla nostra borsa. L'applicherei anche qui, perché no? E la borsa è così completa. Ovviamente la lunghezza del manico è personale, voi lo sapete che io la preferisco proprio sotto al braccio. Se la desiderate più lunga, di conseguenza continuerete con la lavorazione in macramè, ma nello stesso tempo non saranno più sufficienti 6 metri di filo, ma molti di più, 7, 8, 9 metri. Io adesso non saprei dirvelo con precisione, posso dirvi che per questo manico da 46 cm ho utilizzato 6 metri di filato. Andiamo alle misure della nostra borsa. In altezza la bag è alta 24 cm, mentre per quanto riguarda la circonferenza 58 cm. Qui non avevo il metro adatto per misurarla. È super pratica, comoda e capiente, molto estiva. Se vi va potete anche foderarla. Che dire, è un progetto molto particolare, inusuale, direi super originale. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che la borsa a secchiello a modo Momi vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti, mi raccomando, supportatemi anche con un bel pollice all'insù. Condividete questo video perché il modello potrebbe piacere alle vostre amiche, ai vostri amici appassionati di uncinetto e non solo. Mi raccomando, se la replichi, citami, taggami nei tuoi post, nelle tue storie, mi fa piacere, poi riesco a vedere anche il tuo progetto realizzato seguendo il mio tutorial. Anche qui sono molto curiosa di vedere le varie tonalità di colore che magari utilizzate e perché no, potreste utilizzare anche altri filati, per esempio piuttosto che la fettuccia potreste utilizzare anche del cordoncino insieme a dell'aiuto o a della raffia. Insomma, rimango in attesa di vedere tutte le vostre secchiello inusuali e particolari. Io vi ringrazio per essere stati in compagnia anche quest'oggi. Mi raccomando, se sei passato qui per caso, ti piace ciò che faccio e come lo faccio, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti i prossimi contenuti. Seguimi anche sui social. Grazie ancora, vi do l'appuntamento alla prossima settimana qui su questo canale. Un bacino a tutti!